Picchi Catania, picchi io, a fare sta vita non ti faccio più. Picchi Sicilia, picchi io, a stare così non ti faccio più. E siamo tutti a me. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Giardino ai piedi dell'Etna. Come potete vedere qui davanti a voi, questa è una varietà di ulivo uovo di piccione che avevo messo il 29 di gennaio del 2021. Sono trascorsi 2 anni, oggi siamo il 24 di aprile del 2023, perciò sono trascorsi 2 anni e quasi 3 mesi quando l'ho messo a dimora, che potete trovare il video sul mio canale, casomai poi lo metto in descrizione il video quando ho trapiantato questo olivo. E come dicevo, io non sono andato a potare perché aspettavo che crescesse anche, ho tolto solamente i rami che crescevano, quelli diciamo di sotto a tronco per dare diciamo poi una forma, e non ho andato a potare perché volevo prima di potarlo, è un peccato che poi il ramo diciamo si viene buttato, però io ora preferisco che ovviamente devo fare una potatura per formare le branchie primarie per poi in futuro quelle secondarie. Praticamente taglio la punta in modo che non cresce più in altezza, poi cresce in larghezza. E come potete vedere qua vado a fare una macotta qua, state vedendo questo ramo che è qua centrale, questo qua, che poi non lo so se questo qua lo tolgo e questo qua poi quando finisco di fare la macotta cerco di metterlo un pochettino più dritto e lascio solamente queste branchie, una qua, che poi questa qua già state vedendo già è quasi bella formata, ovviamente che poi taglio questi rami e lascio le 3-4 branchie diciamo futuri primari, una qua come dicevo e una la faccio qua piccolina qua. Questo vediamo, faccio casomai una pianta di bonsai, non lo so, va bene così, già la pianta è capitozzata e non cresce più in altezza, che poi do diciamo una sistemata che lascio le branchie primarie, poi vediamo. Va bene, ora questo è l'occorrente che io sto dando ad utilizzare, sto mettendo queste cose di plastica, delle bottiglie di plastica, perché i vasi non li posso mettere perché ci sono i rami, perciò per andare un pochettino sempre più giù, che poi quando sarà il momento le vado a coprire con dei sacchetti del pane, queste buste del pane, in modo che viene un pochettino oscurato. Va bene, poi ora ve lo farò vedere, state vedendo? Qua c'è questo ramo, in modo che diciamo, il fondo della bottiglia arriva qua, perché se metto il vaso arriva qua, ci sono anche questi rami, e sia altrettanto qua, che c'è anche il ramo, non lo posso mettere il vaso, perciò devo mettere per forza questa bottiglia. Va bene, ora vi faccio vedere come andrò, dicevo, il periodo giusto per andare a fare le macotte. E questo qua è il periodo diciamo primaverile, perché per facilitare diciamo l'estrazione della corteccia, perché è in succhio e si toglie facilmente la corteccia. Ovviamente le macotte si possono fare in qualsiasi stagione, l'importante è che la temperatura non scenda sotto 0 gradi, però i tempi sono più lunghi rispetto diciamo in primavera, che la pianta è già in succhio, le giornate si riscaldano, rispetto invernale, quando uno si va a fare anche in autunno per esempio, in estate, insomma, si può fare in qualsiasi stagione la macotta. L'importante è che la temperatura non scende al di sotto di 0 gradi e i tempi ovviamente per radicare sono più lunghi. Va bene, ora io vi faccio vedere come andrò a fare la macotta di questo olivo e uovo di piccione. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo fare, siccome c'è questo ramo, purtroppo il vaso se lo metto arriva fino a qua, perché non andare giù. Ho messo questa bottiglia di qua, l'ho tagliato un pochettino di più perché il ramo entra qua, e ho messo questi qua, questi fili, diciamo questi legacci che poi andiamo a legare alla bottiglia, così la bottiglia scende fino a qua, così.
Ora andiamo a fare, diciamo, prendiamo la misura, andiamo a fare un taglio qua all'incirca qua, un taglio anulare, diciamo. La macotta si può fare anche a tacca. A tacca significa che si fa un taglio di qua fino a qua e poi questo si alza la corteccia e ovviamente si deve mettere anche un po' filo di rame o se no di zincato, in modo che non arrugginisce, diciamo. Però questa qua si deve tenere sempre aperta, diciamo, alla fine. Questa si chiama macotta a tacca, che poi io farò un video. Ad ogni modo, i tempi sono un pochettino più lunghi, si può fare anche diciamo, senza togliere la corteccia, sotterrato questo pezzo di ramo ovviamente nel vaso, nella terra, che poi con il tempo emetterà radici, però si deve fare una tacca, diciamo, una tacca leggera, e ogni 10 giorni si deve rinnovare e più semi in profondità, così la pianta piano piano capisce che si sta tagliando il ramo e cerca di mettere radici, diciamo. Questo anche poi farò, questo veniva fatto una volta, però i tempi sono un pochettino più lunghi rispetto alla classica estrazione della corteccia. Va bene, ora andrò a fare, allora, come dicevo, un taglio qua presso la bottiglia che arriva fino a qua, qua va bene, qua al centro, ok. Andrò a fare un taglio a 360 gradi senza intaccare, diciamo, il legno di sotto, mi raccomando, piano piano, leggero leggero. 1 e 1, 2, all'incirca 4-5 cm il taglio. Ora si va a fare un taglio verticale, sempre leggero leggero, mi raccomando, senza che si allaga la corteccia. Sta tenendo così piano piano, sta vedendo già come si toglie la corteccia, perché la pianta, state vedendo, la pianta è in succhio, perché se non era in succhio, perché si preferisce farla in primavera, per questo motivo. Se non era in succhio la corteccia non si staccava. Va bene, ora togliamo il coltello. Mi raccomando, quando andiamo a fare la macotta, non intaccare molto il legno, perché così possiamo interrompere, diciamo, la linfa dove c'è il cambio che poi metterà radici. Allora, ora andiamo a mettere, come dicevo, ho tagliato un pochettino di più perché entrava qua la bottiglia. State vedendo già dove arriva la bottiglia, qua si metteva il vaso, arrivava così. Va bene, ora detto questo leghiamo così, ho fatto dei fori così, in modo che viene un pochettino legata bene, e poi per ora noi la lasciamo così. Poi quando sarà il momento che metterà radici, poi la andiamo a coprire un pochettino con della busta del pane, o se no, che so, della plastica nera, ma perché che il sole non colpisce, diciamo, le radici, perché le radici debbono essere oscurate. Poi se avete dell'ormone radicante lo potete mettere, io non ne metto, perché lo dovete mettere l'ormone radicante, secondo me, quando che non siete sicuri della stagione, del periodo. Io, siccome il periodo è questo qua, lo vado a mettere così. Ora io lo vado a mettere del triccio. In fondo vado a mettere qualche foglia in modo che non cade la terra, che li metto così, piano piano, senza così. Ora andiamo a mettere la terra. Io utilizzo sempre terra del mio giardino, del mio orto, pressiamo un pochettino, sempre stagionata, con compost, escrementi di gallina, insomma quello che ho
pressiamo un pochettino, state vedendo? Allora facciamo appoggiare qui dobbiamo pressare un pochettino in modo che aderisce bene nel taglio. Già, già il vasetto si tiene, chiamiamolo vasetto, si tiene solo. Pressiamo sempre ancora di più. Così, vedete, qua c'è il taglio, così il vasetto non si muove. Ora ci andiamo a mettere l'acqua. Ora prima di mettere l'acqua, tanto la metto un altro poco di terra. Prima di mettere l'acqua, dicevo, voglio mettere la bottiglia così, diciamo, non sto 5-10 minuti a buttare sempre l'acqua in modo che si impregna tutta di acqua, diciamo, il vasetto. Ora andrò a mettere questo qua, state vedendo, peso sempre del lungo, così lo metto qua e così lo riempio e piano piano si assorbe l'acqua. Così io, questo lo metto qua, lo metto così, qua lo lego, state vedendo, così lo affondo un pochettino in modo che l'acqua non si butta fuori. Così ora andiamo a buttare un pochettino sempre di terra che chiudiamo, diciamo, chiudiamo dove c'è il tappo della bottiglia in modo che non esce l'acqua di fuori. Pressiamo così. Ora andiamo a buttare l'acqua. Io prima mettevo i vasi, purtroppo i vasi non li posso mettere. Andiamo a buttare l'acqua. Stai vedendo? Così. Stai vedendo? Ora la bottiglia la affondiamo un pochettino in modo che va sotto. Ora la bottiglia piano piano si impregna. State vedendo qua come... State vedendo qua come sta scendendo l'acqua nel vasetto. Ovviamente andiamo a mettere un pochettino dritto per ora. State vedendo, vedete meglio. Così è meglio, perché se io gli butto l'acqua, diciamo, gli butto l'acqua, fa così. Però ora piano piano andiamo ad affondare, diciamo, la bottiglia in modo che la terra si pressa vicino all'imbuto. State vedendo piano piano, però già sta scendendo, state vedendo come sta scendendo da questo. Ora piano piano ci andiamo a buttare un pochettino di acqua. Ora ve lo faccio vedere un pochettino di vicino. Una volta fatta la macotta, state vedendo come si presenta così. Questo è l'imbuto, appoggio qui sopra del ramo. Ora le metto le calce tagliate la metà. Ora io la lascio stare così, vedete già piano piano l'acqua come si assorbe. Ora questa la sistemo meglio, ripesso un altro po' di terra e così piano piano assorbe il vasetto. Così non stiamo 5 minuti, 10 minuti a buttare l'acqua, il tempo che si assorbe il vasetto. Riempiamo questo e siamo a posto. Questo l'ho legato ovviamente con questo ramo qua, l'ho legato perché sennò veniva di qua, così viene un pochettino dritto. Allora, questo faccio la macotta, poi non lo so se lascio questo mi sembra troppo all'interno, casomai lo taglio, poi questi rami quando finisco di fare la macotta li metto un pochettino più dritti e lascio questi qua come branche, diciamo, primarie, che poi piano piano ci sono quelle secondarie, però questo con il tempo. Allora io ora faccio questo qua, ora riempio un altro poco di acqua, la metto e ripeto,
io la posso lasciare sia così e sia poi quando sarà il momento che vedo qualche ratichetta andrò a mettere qualche cosa per oscurare della plastica scura o se no del sacchetto della busta del pane, in modo che andiamo a scurare diciamo poi il vasetto, che le radici debbono essere diciamo sottoterra, va a buio, debbono essere no, a contatto con il sole. Va bene, ora io faccio questa, già è fatta, ora faccio questa qua, questa una qua, sempre con lo stesso procedimento e poi faccio un'altra ripresa. La macotta l'ho fatta, che è questa qua, mi sposto per qua che c'è il sole, è lo stesso procedimento, ho tagliato la bottiglia, appoggio qui sotto questo ramo con le cacce, vedete che già l'acqua rimane qua perché ora piano piano si assorbe il vasetto, così non rimaniamo qua ogni volta a mettere l'acqua il tempo che diciamo, si diventa umida la terra, la mettiamo qua e siamo a posto. Ora piano piano se la assorbe, uno qua e uno qua, vedete già come sta uscendo di sotto, che il vaso è tutto pieno diciamo di acqua. Ora piano piano si assorbe, vedendo uno, ora aspettiamo 3-4 mesi, questo non si sa, ovviamente ci vuole un pochettino di tempo, non dobbiamo avere fretta. Invece del melograno, degli agrumi, diciamo, la radicazione è diciamo, più veloce. Già in 3 mesi, massimo 4 mesi, già abbiamo un buon apparato radicale. Però sull'olivo bisogna aspettare anche un anno, 8 mesi, non si sa. Io appena rivedo qualche radice, si può dire che posso dire che sta radicando e poi la vado a coprire. 1 e 2, mi sposto per qua perché qua c'è il sole, così vedete come si vede. Questa qua farò, vediamo, un bonsai perché è piccolina, così la punta è tagliata, che poi darò diciamo una sistemata a lasciare i branchi primari di questa pianta di uovo di piccione. E 2, già piano piano si sta assorbendo l'acqua, vedendo come si sta assorbendo, così è a posto. Va bene, allora io per ora diciamo concludo il video perché devo vedere i risultati, che poi lo unisco quando faccio il distacco, così poi lo vado a caricare sul mio canale. Inutile che carico questo video per fare la macotta e la grazia macotta è piena, YouTube purtroppo è pieno di questo, diciamo, questa procedura di macotta sia d'olivo, di agrumi e altre cose. Ovviamente io ho anche diversi video sul mio canale e se le volete vedere faccio macotta di pesco, macotta di melograno, di agrume, di limone, ho fatto anche del melo. Va bene, allora io per ora aspettiamo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, questo non si sa perché se prima non radica noi non lo dobbiamo staccare, diciamo. Ora aspettiamo che la macotta radica, si vede qualche piccola radichetta bianca che poi copro e posso dire che la macotta diciamo sta radicando, che poi in autunno verso autunno parece che farò il distacco. Vediamo, questo lo deve dire diciamo la natura fa il suo corso. Questi sono rami ovviamente di 2 anni, massimo di 2 anni per fare le macotte. Ovviamente più grosso è il tronco, il ramo, e più ci vuole a radicare. Va bene, detto questo aspettiamo quando radico le macotte. Le macotte di olivo uovo di piccione stanno radicando, perciò sono trascorsi, oggi siamo il 29 di settembre del 2023, questi li ho fatti che era il 24 di aprile del 2023, ho trascorso esattamente 5 mesi e 5 giorni, da 24 di aprile a 29 di settembre del 2023. Ora vi faccio vedere che sta cominciando a radicare, li ho visti all'incirca una settimana fa e ci ho aspettato che si vedessero di più. Ora c'è il sole,
Vedete di qua, come potete vedere, siccome ci batte il sole, perciò le radici tendono a, diciamo, a vedersi di qua, perché stanno a buio, diciamo, no? Ora io ci metto la plastica, che già l'ho preparata, di qua non ce n'è neanche una. Come potete vedere che il vaso qua è un po' gonfiato, state vedendo, è un po' gonfiato perché è l'apparato radicale. Questa è la plastica, ora io li avvolgo, che poi quando sarà il momento vi faccio vedere che poi, essendo che è chiuso e che qua è a buio, non ci batte più il sole, e si vedono anche di qua. Ora vi faccio vedere, mi metto di qua, vediamo che c'è il sole dietro le mie spalle. Poco fa c'era il tempo annuvolato, deve piovere, vediamo. Sta vedendo, qua ci sono le radici, vedete, questa qua è una, sta vedendo, qua c'è qualche le radici, perciò ce ne saranno di più. Mi sposto di qua, sta vedendo, e questo qua ce n'è di più, sta vedendo come radici, guardate quando ce ne sono, sta vedendo quando radici. Ora ovviamente la terra del vaso, diciamo, deve essere sempre umida, dovevo buttare sempre l'acqua, io ho buttato sempre l'acqua, ho riempito questo qua e poi piano piano si assorbiva, diciamo, il panetto, diciamo, di terra. Ora io li metto la plastica, state vedendo, metto la plastica, un attimino che mi sposto, ci metto la plastica questa qua, ora attorno la metto, diciamo, a buio, e poi quando sarà il momento, vediamo fra 2 mesi, vediamo, le faccio radicare quando di più possibile, e può darsi che l'anno che viene o all'inizio, diciamo, di ottobre, non lo so, vediamo come si presenta l'apparato radicale. Questa è una pianta, come dicevo, è sempre verde, perciò non è come una pianta che cadono le foglie. O la facciamo in primavera, quando piano piano entra in vegetazione, entra in ripresa vegetazione, o se no vediamo se l'apparato radicale si forma di più, ora che le copro, e può darsi che farò il distacco, non lo so, ora vediamo. Va bene, ora io metto qui la plastica, le chiudo e poi ci rivedremo quando sarà il momento che radicano di più, sia di qua, che si vede sia di qua, che ora ci batte il sole, una volta che sono chiusi a buio escono anche di qua le radici, e sia di qua. Allora ci vediamo quando sarà il momento che facciamo il distacco. Oggi siamo il 6 di novembre del 2023, dall'ultimo aggiornamento è passato 1 mese e 8 giorni, che era il 29 di settembre del 2023, perciò è trascorso 1 mese e 8 giorni esatti a oggi. Ora io vi faccio vedere che ho tolto qui i lacci, perché se no non l'ho tolto ora, perché se no mi veniva male. L'altro giorno, insomma, ho visto qualche radice in più, poi ho coperto di nuovo, e oggi sto facendo il video per farvi vedere che dopo 1 mese e 8 giorni da quando ho messo la plastica, ovviamente, quando radici si sono affacciati anche di qua. Guardate, ora io tolgo la plastica, che poi io la metto. Aspettate che se ne andava un pochettino il sole, guardate quante radici che ci sono anche di qua. Come vi ho detto io, che una volta che noi copriamo, ovviamente le radici, essendo che stanno a buio, nascono anche di qua. State vedendo, invece di qua è piano piano, guardate dove ci batte bene il sole, guardate, state vedendo quante radici che ci sono, guardate, tutto attorno. Questa qua stanno uscendo anche di qui sotto, guardate quante radici. State vedendo? C'è il sole, è quasi di fronte a me, è un po' a riparo dell'albero di pino che c'è là. Ora si affaccia e farò un po' di qua, perché ho approfittato che se ne andava il sole, perché se no poi di qua allora c'era il sole, non si vedeva tanto bene. State vedendo quando ce ne sono anche qua? Vedete quando radici? Ora vediamo anche questa qua. Togliamo la plastica e come potete vedere qua, state vedendo, c'è qualche radice si sta affacciando, state vedendo qua qualche piccola radice. Guardate, quando ho detto io che c'era il rigonfiamento della plastica, guardate già le radici stanno uscendo anche di fuori, guardate, state vedendo qua, queste sono le radici
che stanno uscendo anche di fuori, state vedendo? Ora vediamo di là, giriamo, ci sono purtroppo i rami, viene un pochettino male, guardate di qua, tolgo la plastica poi la metto, guardate di qua questo ramo, guardate di qua quante radici che ci sono, guardate quante radici che ci sono, tutto attorno, guardate, è tutto attorno, guardate che c'è qua, è tutto a girare. E anche queste qua, perciò si può dire che le due magotte sono andate a buon fine. Ora io sto facendo questo video per farvi vedere quando io ho detto la verità, che poi si facevano anche di qua una volta che noi copriamo, state vedendo la verità, e anche qua quando ho detto che era un pochettino gonfiato, guardate le radici stanno uscendo di fuori. Allora ora visto che già la pianta già è piena di radici, allora il distacco, volendo, si può fare anche ora il distacco, perché è una pianta che non è sempre verde, però non è che cadono le foglie come insomma le piante caducifoglie, diciamo, che cadono le foglie. Queste resta sempre verde, come l'alloro e l'olivo, in questo caso restano verdi, che sono piante latifoglie, praticamente, che sono sempre con le foglie. E ora, detto questo, il distacco, come stavo dicendo, si può fare anche ora. Visto che là ci sono le radici di fuori, sto vedendo che là ci sono le radici di fuori, io il distacco lo vado a fare ora, perché io le volevo fare restare fino a dicembre, finché quando la pianta andava, diciamo, in riposo vegetativo, anche se momentaneo, diciamo. Allora ora facciamo il distacco, prendo poi la cisoia, facciamo il distacco e facciamo anche il rinvaso. Mi distacco sempre in diretta, perché a me mi piace fare vedere le cose, la verità, sui miei video. Allora uno, andiamo a staccare qua, uno, state vedendo, a posto di, diciamo, di tagliare la punta per formare la tabberello, la pianta di olivo, ho fatto una magotta, vedete? Ora vi fa andiamo. Ora stacchiamo l'altro, lo mettiamo qua, e uno e due. Ho messo qua un laccio per tenersi, va bene, e uno, due, guardate. Ora andiamo in sera e li mettiamo nei vasi. Stiamo dentro la sera, questo è il secondo video che faccio dentro questa serie che ho acquistato, sempre potete trovare sempre video sul mio canale. La prima l'ho fatta con la motozappa, che l'ho aggiustato, insomma, che non passava benzina, e ora il secondo video lo sto facendo con le magotte, che ho fatto le magotte di ulivo della varietà uovo di piccione. Va bene, allora la prima cosa che dobbiamo fare ora, dobbiamo togliere la bottiglia che era per dare l'acqua, stai vedendo? Poi togliamo piano piano, senza, ora è la fase più delicata qua, dobbiamo cercare di non rompere le radici, di togliere la mezza bottiglia che noi abbiamo messo. Così. Ora dobbiamo cercare piano piano di estrarre, piano piano di estrarre la magotta con il panetto di dentro. State vedendo? Togliamo l'ebba, ora poi lo togliamo tutto. State vedendo già tutte le radici che si sono formate. Qua è dove è stato tagliato. Allora facciamo la prima per ora, questa la mettiamo per ora qua, così ci resta un pochettino di spazio. Facciamo la prima. Io sto andando a utilizzare questi vasi da 24, perché ho questi qua disponibili, anche da 20 erano buoni. Insomma, sto andando a utilizzare questo vaso da 24. Andiamo a buttare ora della terra. Io utilizzo sempre terra del mio 8, ovviamente concimata con decompost dall'atico.
guardate che bella tela. Andiamo a riempire quasi 3 tezze, diciamo, da vaso. Pressiamo un pochettino per i fori e andiamo a prendere la magota. State vedendo? L'ebba la togliamo, come si trovano, non dobbiamo toccare le radici, togliamo solamente l'ebba. Ora l'unica cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo togliere questi rami bassi, 1 e 2, lasciando sempre un pochettino di ramo, così, state vedendo, lasciamo sempre un pochettino di ramo, e io vado a togliere anche questi qua, perché mi interessa che ora vado a formare una pianta. Volendo posso togliere anche questo qua. Ora, se uno vuole fare un bonsai, questo è un ottimo per fare un bonsai, un'ottima magotta per fare un bonsai. Ovviamente poi con il tempo diamo una cocciata. State vedendo che è basso, però io la devo fare crescere in altezza, perciò a me mi interessa questo ramo, diciamo, questo ramo principale, questo ramo, questo che c'è qua principale. Perciò che faccio? Vado a togliere sempre questo qua, vado a togliere questo qua, state vedendo, tolgo sempre questo, questo e questo qua. Poi state vedendo come si presenta togliendo così. Noi ci interessa questo stelo, che ora poi ci mettiamo un tutore dritto e lo facciamo crescere in altezza. Poi quando sarà il momento, la pianta, base le branchie che si vanno a formare, diamo, diciamo, tagliamo la punta, la capitozziamo, diciamo. Va bene, ora prendiamo questa qua e la mettiamo qua, così, senza che tocchiamo le radici, così, e andiamo a buttare sempre della tela, così. Qua ora anche per 2 anni può stare la pianta, ma perché che si forma l'apparato radicale, che poi quando sarà il momento, all'anno che viene, in primavera, la possiamo interrare dove noi vogliamo. La alziamo un pochettino, pressiamo un pochettino la tela, così, e la lasciamo stare così. Buttiamo sempre un po' di tela ancora, così. Ora poi io metterò un tutore in modo che questa pianta salga dritta. Per ora io la lascio stare. Ora mettiamo un po' di acqua e questa qua è già la prima. La mettiamo per terra, nel frattempo si assorbe l'acqua. Ora facciamo la seconda, sempre lo stesso procedimento. Prendiamo sempre della tela, o poi ovviamente poi io vado a mettere un po' di sopra, un po' vado a concimare un po' di stallato cappelletti, questo qua, stallato cappelletti che ho qua io. Riempiamo sempre quasi 3/4 di vaso, dove dobbiamo lasciare lo spazio per la mancotta, così. Prendiamo sempre la stessa mancotta, così, li metto così, questo lo togliamo prima che cade per terra. Andiamo sempre a togliere la bottiglia, però già stavano uscendo le radici, stavano uscendo di qua quando vi ho detto che qua è gonfiato, che ci saranno le radici prima di coprirlo. Ed è penultimo, diciamo, aggiornamento che ho fatto. Va bene, ora facciamo un pochettino così e tiriamo poco poco, state vedendo? Così. Guardate quando radici che c'ha, state vedendo come è radicato questo qua. Ora, siccome ho tagliato il ramo, vado a tagliare un altro po' di ramo, in modo che resta quanto di meno possibile il legno. Vedendo? Ho tagliato qua.
Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare sempre, ripeto, se voi volete fare una bonsai, questa è ottima perché basta, dobbiamo ovviamente poi dobbiamo togliere questo pezzo e poi lasciamo queste branche per fare un bonsai. Però io un bonsai non lo voglio fare, voglio fare una pianta e andrò a tagliare questi qua dei lati. Vedendo come si presenta ora la pianta. Ora volendo uno la può lasciare anche così, questa qua può lasciare anche così la pianta, questa con questa branca diciamo che va di qua e questi due, così volendo la può lasciare anche così. Ora io per ora la lascio così, vediamo in futuro come cresce e poi gli do diciamo una forma. Non lo so se questa qua la lascio come bonsai, ovviamente la faccio sempre addomesticata, sempre bassa, per ora la lascio stare così. Quella invece la faccio a pianta. Ora andiamo a buttare sempre della terra così senza che tocchiamo le radici. Diamo una pressata leggera. C'è un po' di caldo dentro la sera qua. Diamo una pressata, buttiamo ancora, tenendo. E diamo una bella bagnata. Ora qua in questi vasi la magotta può stare anche 2 anni. Ovviamente se uno ha un posto dove metterla ora la può mettere, però è meglio del vaso che noi la controlliamo meglio, diciamo. Che senso va? Che non ci va qualche animale a mangiarsi la corteccia o che so uno per sbaglio ci sale di sopra, queste cose diciamo. Invece così la controlliamo così anche perché si forma l'apparato radicale meglio, che poi all'anno che viene in autunno come ora verso prima che entra diciamo in vegetazione, anche se la pianta come ho detto è sempre verde, ci va lo stesso al riposo vegetativo. La possiamo mettere poi verso febbraio, quando finiscono diciamo le gelate, dove il clima è più rigido, la possiamo mettere anche a dimora. Per ora la mettiamo in questi vasi. Ora io stacco e vi faccio vedere le 2 magotte, anzi un attimino, che prima che stacco ci vado a mettere un po' di concime. Se ne vedete un po' di concime, così mano a mano che ci buttiamo l'acqua piano piano si consuma il stallatico, no? E dà nutrimento diciamo alla pianta. Ora stacco e vi faccio vedere le 2 magotte. Una volta ho messo anche un tutore, state vedendo? Ho messo anche un tutore, ho legato in modo che il tronco diciamo, il ramo principale cresce dritto, state vedendo? Ora mano a mano che lui cresce poi si mette ora dritto, però se metterà diciamo gembogli tutto qua le togliamo, che sono teneri, si toccano facilmente. Dobbiamo lasciare per ora noi questa imbaccatura per ora e la facciamo crescere. Questa qua io l'ho lasciata così, per ora così, perché se posso fare anche un bonsai, non lo so, però la sto lasciando così. Ho fatto uno che voglio un'altra pianta di ulivo o di piccione, e uno che la lascio così, la lascio bassa, o faccio un bonsai, non lo so. Questo poi deciderò in futuro. Per ora le faccio radicare con la sua santa pace diciamo, e poi all'anno che viene in primavera verso febbraio-marzo e poi si vedrà. Io ho fatto ora, dice, voi l'hai fatto ora la potatura? Sì, l'ho fatta ora perché qua la maggior parte, visto che abbiamo un clima mite in Sicilia, la maggior parte la potatura la fanno dopo la raccolta dell'olive. Ovviamente dove c'è il clima più rigido conviene farla in primavera, quasi alla ripresa vegetativa verso febbraio, insomma alla fine delle gelate. Qui noi abbiamo un clima mite, perciò la potatura si può fare anche ora dell'olivo. Per questo motivo l'ho tagliato, se no quest'ora non la tagliavo, la facciamo diciamo in primavera, quando la pianta entra in vegetazione diciamo, anche se è sempre verde, ci va lo stesso il riposo vegetativo. Guarda bene, allora io questa la lascio stare, che poi cresce
un ulivo, una pianta di ulivo. Questa la lascio così per ora, non la vado a potare, vediamo che forma prende, poi in futuro, casomai la posso potare anche, che so, prima della ripresa vegetativa, del risveglio, diciamo, febbraio, marzo, casomai, vediamo, non lo so, questo è sempre ancora da scoprire. Va bene, allora io ho visto, avete visto tutto quando ho fatto le macotte, avete visto tutti gli aggiornamenti fino alla radicazione, avete visto ora l'invaso, la verità dei miei video che hanno preso tutte e due. E che dire, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etta. Ci vediamo al prossimo video, ciao e una buona giornata, ciao!